It all begins with a gaze upwards. A child looks up to the sky, to a ball hanging in the air, and decides he wants to reach it. But getting there takes more than dreaming. It demands precision, it takes engineering, it takes the ability to turn an imagined trajectory into something real, precise, and repeatable. In this land, looking up has never been merely a poetic gesture. It is a calling. It is a discipline. It is how Salento has always built things designed to endure. First, you understand the physics of flight. Then, you understand the physics of the game. And you realize that, in the end, they speak the same language. Falcone respinge! Per me il calcio è vita. È la mia infanzia, i miei ricordi. Da che ho memoria è sempre stato un pensiero fisso. Non riesco a pensare una vita senza il calcio. Quando abbiamo la pausa di un mese, penso finalmente mi riposo. Puntualmente dopo una settimana mi riviene la voglia di allenamenti, partite, è una cosa che penso non mi passerà mai. Mi ritengo fortunato ad aver esaudito il mio sogno di giocare in Serie A, nei massimi campionati. Mi ritengo davvero molto fortunato. Wladimiro Falcone, nato a Roma, 12 aprile 1995, ruolo portiere. Pazzesca parata del portiere del Lecce! Ho iniziato tardi a giocare in una scuola calcio a 11 anni perché i miei genitori non erano disposti a segnarmi, ma non per chissà che cosa. Soprattutto a Roma i genitori dicono tutti colore ai bambini, quindi loro erano un po' restii fino a che mi sono messo a piangere davanti a mia mamma dicendogli ti prego segnami a calcio perché ho fatto tanti altri sport, però il calcio era sempre il mio sogno, no? Per me era importante coltivare il mio sogno, quindi fare in modo che loro mi iscrivessero a calcio nonostante loro non volessero. Mi sono messo subito in porta. È una passione che ho sempre avuto perché quando giocavo per strada con i miei amici sapevo che avrei dato il 100%. Mi è andata bene, ho tra virgolette azzeccato la scelta, anche perché dopo un anno mi segnai alla Lodigiani, vicino a casa mia a Roma. Subito un dirigente importante a Lodigiani chiamò mia madre dicendo guardi che suo figlio è portato per fare il portiere, se continua così potrà avere un futuro. Ogni volta che dovevo andare a fare allenamento, mia mamma usciva da lavoro, mi veniva a prendere con la macchina e con la classica pizzetta rossa. C'era questo momento di condivisione, eravamo sempre solo io e mia mamma ogni giorno. Ultimamente la mia ragazza aveva messo una canzone. Questa canzone mi fece ricordare le volte che appunto mia mamma mi accompagnava perché era il periodo in cui era appena uscita questa canzone. Mi sono brillati gli occhi perché sono ritornato a quel momento là. Il territorio per un calciatore penso sia una cosa importantissima. Tu passi al campo 4-5 ore al giorno, quindi poi il resto lo devi vivere in città. Se non vivi bene in città poi magari lo riporti anche un pochettino sul campo questo malumore, no? Appena ho messo piede qui ho sentito cavolo, questa potrebbe essere la mia terra.
Lecce è una città bellissima, si sta bene, gente passionale, socievole. Un mare da favola, la cucina è ottima, ci sono dei colori in cielo stratosferici, di notte si vedono le stelle. È un plus che mi fa stare bene anche in campo. Siamo in centro a Lecce, dove appunto si può ammirare l'arte barocca e la pietra leccese. Ho tanti amici qui nel Salento e loro non vivrebbero da nessun'altra parte e li capisco perché veramente qui si sta veramente bene. L'Italia è una nazione riconosciuta in tutto il mondo, apprezzata in tutto il mondo. È Italians do it better, no? Il Made in Italy cerco di trasmetterlo ai miei compagni che hanno la fortuna di giocare in una nazione bellissima, quindi ne devono andare fieri anche loro e mi batto tanto per questo. Un'altra cosa di cui andare fieri, soprattutto qui nel Salento, è il settore dell'aerospaziale, l'industria dell'aerospaziale. Italy is one of the founding members of the European Space Agency and among its strongest supporters. It designs launch vehicles and space habitats, builds satellites, acquires and manages data from space, and explores the universe. It has a fully integrated supply chain, from design to the assembly of instruments, from support systems to services matched by a few other nations. The Italian Space Agency is the voice of this system. It delivers national space policy, coordinating research and industry. An ecosystem that appears at the sector's leading international events each year, bringing technology, expertise, and vision. Yet the most remarkable fact is this: around 80% of this supply chain is made up of small and medium-sized enterprises, businesses that seldom grace the headlines, but without which space missions would never leave the ground. Companies rooted in Italy's industrial districts, including Puglia, pushing the boundaries of what can be built a little further each year. Because looking up is not enough. You have to know how to build something that can truly get there. Si dice sempre un portiere è nato per volare, immagino lo sia anche l'astronauta. Anche la visione, no? Si ritrova a vedere tutto quello che c'è intorno a lui, davanti a lui. Lo stesso potrebbe valere per un portiere. Riesce ad avere una visione molto più ampia, ecco, in campo. Essere uomini soli, durante la partita tocchi la palla forse un minuto e mezzo, se ti dice tanto, tutti gli altri minuti sei da solo con te stesso. E immagino anche l'astronauta quando si ritrova lì nello spazio, è da solo con i suoi pensieri. Noi portieri siamo un pianeta a parte. Questo è il nostro campo d'allenamento, in mezzo alla natura, con questo cielo immenso. Questa è casa mia, no? È casa di ogni portiere. La maggior parte delle emozioni avviene qui dentro. Tanto difficile essere concentrati per tutti i 90 minuti. Penso sempre a un portiere nelle grandi squadre dove magari gli arriva tra virgolette un tiro in partita, non tocca palla, in quell'unico frangente si deve far trovare pronto. Questa è una cosa che ammiro ai grandi portieri e spero magari un giorno di ritrovarmici anch'io. Appartengo a quella generazione che giocava per strada ogni minuto finché mia mamma non mi chiamava dal balcone che era pronto a tavola. È stata la mia infanzia, ci ritrovavamo in questo campetto attaccato a casa mia, un campetto di terra dove facevamo tornei tra di noi. È una cosa che a me personalmente mi ha sviluppato l'agonismo, no? La voglia di vincere, la competitività. Voglio vincere ogni partitella, voglio vincere ogni cosa, anche in allenamento. È una cosa un pochettino si è persa al giorno d'oggi, guardando in città, nei parchi. È veramente molto, ma molto raro che io veda bambini giocare, questa cosa mi dispiace tantissimo. Ma quanto erano belli quei momenti.
La malattia del calcio me l'ha trasmessa mio zio. Stavo alle giovanili della Sampdoria e capitava che giocavo contro la Roma. Lui mi diceva sempre: sei come un figlio, ma la Roma deve vincere 1-0 con te migliore in campo che pari 10 rigori, ma la Roma deve vincere 1-0. Tutti gli anni lui, mia zia e mio cugino venivano allo stadio con la sciarpa della Roma, mi salutavano e esultavano quando la Roma segnava. Nell'ultima partita è stato brutto non vederlo, so che da lassù sarà stato contento che la Roma ha vinto, però ecco, sarà contento anche di me, delle prestazioni che sto facendo, perché comunque sia era uno dei miei primi fan. Essere il capitano del Lecce mi inorgoglisce. Quando entro nello spogliatoio, prima delle partite, e vedo il magazziniere che mi ha posizionato sull'armadietto la fascia, è una cosa che mi carica tantissimo. Sento di rappresentare un intero popolo, quindi non posso deluderli. È come se mi desse, tra virgolette, i superpoteri. Si sente la fierezza nel portare quella fascia. Sarò sempre grato a Lecce per avermi dato l'opportunità di essere il capitano. This is Puglia, a land that has learnt to build things that can withstand wind, time, and gravity. Whether it is an aircraft fuselage or a counterattack, a launch vehicle or flight path, behind every excellence there is someone who did the maths right. Someone who left nothing to chance. This is the voice of those who, in silence, are building the future of an Italy that soars. This is the territory. This is the direction. This is the champion who showed the way. Non mi ritengo un leader carismatico, non sono uno di quelli che cerca sempre di caricare i miei compagni. Sono più un leader, tra virgolette, silenzioso. Se sei in difficoltà, se hai bisogno di qualcosa, io ci sono sempre. Cerco di avere sempre la parola giusta per te. Mi piace prendere del tempo per me, soprattutto di notte, immaginare il percorso che ho fatto, dove ancora posso arrivare. Quando vado in giro vedo la gente comunque sia che mi dice: sai, sei veramente un bravissimo ragazzo, si vede, sei un bravissimo ragazzo. Questo per me è il complimento più grande. Poi fa piacere, sei un bravissimo portiere, grazie che ci hai salvato, fa super piacere, però ecco, quando mi dicono si vede sei una bravissima persona è il complimento più grande. Spero che pensino il portiere che, tra virgolette, è entrato nella storia del Lecce con 3 salvezze di fila, e spero di entrarci ancora più nel profondo con la 4ª salvezza di fila.